Sistema nervoso bloccato? Come liberarlo subito senza farmaci? Fermati. Quello che stai per sentire riguarda il tuo corpo adesso, in questo momento, mentre ascolti. Il tuo sistema nervoso non è stanco, è sotto sequestro e nessuno te lo sta dicendo. Benvenuti in questo video dove vi mostro cosa sta succedendo al sistema nervoso autonomo della maggior parte delle persone nel 2026. Non tra 10 anni, ma adesso. I dati ufficiali lo confermano e le conseguenze sono visibili ovunque. Ma non sono qui solo per fare una diagnosi. Sono qui per darti potere. Ti mostrerò cosa puoi fare tu, oggi, senza spendere un euro, per invertire il processo e liberare il tuo sistema nervoso. Alla fine di questo video capirai perché ti svegli stanco, perché la mente non si spegne mai, perché reagisci in modo sproporzionato alle piccole cose e avrai una panoramica concreta di soluzioni reali, dalle più semplici e gratuite alle più avanzate, per costruire il tuo percorso soggettivo. Resta fino alla fine, perché nella seconda parte analizzo anche alcune tecnologie e approcci che ho studiato nel tempo e che, nella mia esperienza da osservatore indipendente, si sono dimostrati strumenti concreti, non promesse. Questo è il momento di riprendersi il controllo. La scienza del Neuro Wellness 2026. Il Global Wellness Summit, che ogni anno raccoglie i principali ricercatori e analisti nel settore salute a livello mondiale, ha pubblicato a gennaio il suo report sui trend più importanti dell'anno. Il Neuro Wellness è entrato nella lista ufficiale dei top trend globali. Non è il titolo di un podcast, né l'ultima moda da Instagram. È una categoria scientifica che sta entrando in modo definitivo nel lessico della salute pubblica. Ma cosa significa esattamente? Il Neuro Wellness parte da una premessa semplice ma scomoda. Il sistema nervoso autonomo, quello che regola cuore, digestione, immunità, ormoni, sonno, è diventato il campo di battaglia numero 1 della salute moderna. Non si parla più solo di stress, si parla di disregolazione cronica, una condizione in cui il corpo perde progressivamente la capacità di alternare tra due stati fondamentali. Lo stato simpatico, che è quello dell'azione, dell'allerta, della risposta alle minacce, il nostro acceleratore biologico. E lo stato parasimpatico, quello del recupero, della riparazione, del sonno profondo, il nostro freno rigenerativo. Chiediti questo. Nel corso di una giornata normale, quante volte il tuo corpo si è davvero fermato? Non il telefono, non la mente, il corpo. Quante volte hai sentito quella sensazione fisica di scioglimento, di peso che si posa, si alleggerisce, di respiro che si allarga? Se fai fatica a rispondere, non sei solo. Sei nella maggioranza statistica della popolazione del 2026. La diagnosi del sovraccarico, perché il 2026 è l'anno zero. Ora ti dico perché il 2026 è l'anno zero di questo tema. Non è un caso, non è una coincidenza. Guarda i numeri che stanno emergendo da più fonti, ricerca accademica, report aziendali, anche dai dati degli indossabili come smartwatch, e tracker del sonno. La percentuale di adulti che riporta difficoltà croniche di sonno ha superato il 45% in molti paesi occidentali. Non qualche notte ogni tanto, cronicamente. Il consumo di ansiolitici e antidepressivi ha raggiunto record storici. In Italia i dati AIFA mostrano trend di crescita costante degli psicofarmaci da almeno un decennio. E la cosa più interessante,
quella che nessuno ti dice abbastanza chiaramente, è questa. Non siamo più fragili dei nostri nonni. Il nostro sistema nervoso è fisiologicamente lo stesso. Quello che è cambiato è il carico. Pensa a cosa processa il tuo sistema nervoso ogni giorno nel 2026. Notifiche continue, news in loop, email di lavoro fuori orario, connettività praticamente per 24 ore, riunioni in remoto, contenuto social progettato per attivare risposta emotiva ogni 3 secondi. Il sistema simpatico non fa distinzione tra un predatore che ti insegue e una notifica di lavoro alle 22:30. Risponde allo stesso modo, rilascia cortisolo, alza la frequenza cardiaca, mette il corpo in modalità allerta. Fai questo semplice test mentale. Quante volte al giorno il tuo corpo riceve un segnale di allerta, anche piccolo? Adesso moltiplicalo per 365 giorni, poi per 5 anni, e poi chiediti cosa rimane del tuo sistema di recupero. Il nervo vago, il nervo più lungo del corpo, quello che collega il cervello, cuore, polmoni, stomaco, intestino, è la struttura biologica al centro del neuro-wellness. È letteralmente il cavo di rete del tuo sistema parasimpatico. E per la maggioranza delle persone questo cavo funziona al minimo. La scienza dice che il tono vagale, cioè la capacità di attivare e mantenere lo stato parasimpatico, si misura, si allena e si perde, come un muscolo. E come un muscolo, se non lo usi, si atrofizza. Quello che sta succedendo nel 2026 è che questo dato è diventato finalmente innegabile. La ricerca lo documenta, i clinici lo misurano e il mercato del benessere, di conseguenza, sta reagendo con soluzioni, alcune valide, alcune no. Soluzioni gratuite e pratiche, il tuo percorso soggettivo. Entriamo nella parte operativa. Ti mostro una panoramica delle soluzioni soft care del neuro-wellness, quelle che costano zero, che sono supportate dalla ricerca e che chiunque può iniziare oggi. Prima di farlo, una premessa da analista. Non esiste un protocollo universale. Quello che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Il tuo percorso è soggettivo. Usa queste informazioni come mappa, non come ricetta. Numero 1. Il respiro diaframmatico con respirazione prolungata. Questa è probabilmente la tecnica più documentata in assoluto per l'attivazione del nervo vago. Il meccanismo è semplice. L'espirazione lunga stimola direttamente il ramo parasimpatico del nervo vago. La tecnica 4-7-8 è quella più usata, cioè inspira dal naso contando 4, trattieni 7, espira dalla bocca lentamente contando 8. Oppure, se il 4-7-8 sembra difficile all'inizio, inizia con un semplice 4-8. Inspira 4, espira 8. Solo 5 cicli, meno 2 minuti, meno di 2 minuti. Puoi farlo adesso, mentre ascolta. Fermati un momento e prova. Senti cosa succede al corpo dopo 3 cicli. Quello che senti è la risposta parasimpatica che si attiva. Non è placebo, è fisiologia. Numero 2. La cold exposure leggera. L'esposizione al freddo breve attiva il riflesso del tuffo, un meccanismo evolutivo che abbassa immediatamente la frequenza cardiaca e attiva il parasimpatico. Non serve una vasca di ghiaccio, bastano 30 secondi di acqua fredda sul viso o chiudere la doccia con 30 secondi di freddo. Se lo fai con consapevolezza,
Respirando durante l'esposizione, l'effetto si amplifica notevolmente. Numero 3. L'humming e il gargling. Questa potrebbe sembrare strana, ma è forse la meno conosciuta e tra le più efficaci. Le vibrazioni vocali delle corde, del palato e della faringe stimolano direttamente i rami del nervo vago che passano lì. Fai un continuo e basso, come un ronzio, per 5 minuti, oppure gargarismi con acqua per 1 o 2 minuti. Non servono strumenti e non servono corsi. Numero 4. Il grounding. Camminare scalzi sulla terra, erba o sabbia per 15 minuti. Ci sono studi che misurano variazioni nel potenziale elettrico della pelle e riduzione dei marker infiammatori. Il meccanismo non è ancora del tutto chiaro, ma l'effetto soggettivo riportato è consistente in chi lo pratica regolarmente. Numero 5. Le pratiche somatiche. Yoga lento, stretching consapevole o anche solo posare una mano sul petto e sull'addome, respirando e portando l'attenzione alla sensazione fisica del corpo. Le pratiche somatiche interrompono il loop cognitivo del simpatico e riportano il sistema nell'hic et nunc fisico, che tradotto in parole povere vuole dire scendi dalla testa e torni nel corpo. Mentre la mente combatte contro pericoli immaginari e notifiche, il tuo corpo vive solo nel presente. Riportare l'attenzione al peso dei piedi o al ritmo del respiro è un segnale bioelettrico brutale. Qui ora non c'è nessun predatore. È l'unico momento in cui la tua biologia smette di stare in allerta e inizia finalmente a ripararsi. Un'ultima cosa su questo blocco: il fattore tempo. Non aspettarti i risultati dopo un giorno. Il sistema nervoso si rieduca con la ripetizione. Se scegli anche solo una di queste pratiche e la mantieni per 10 giorni consecutivi, inizierai a notare qualcosa. Scegli quella che ti risuona di più, non quella che sembra più seria o più difficile, quella in cui il tuo corpo dice sì. Disclaimer. Prima di procedere con il prossimo blocco, una premessa che per me è fondamentale. Tutto quello che senti in questo video è condiviso a scopo puramente informativo e divulgativo, sulla base della mia osservazione personale di trend e prodotti nel settore del benessere alternativo. Non costituisce in alcun modo diagnosi medica, consiglio terapeutico o prescrizione di trattamento. I prodotti e gli approcci di cui parlo sono complementari, non sostitutivi, di qualsiasi percorso medico o terapeutico in corso. Se hai condizioni di salute specifica, consulta sempre un medico o un professionista sanitario qualificato prima di intraprendere qualsiasi cambiamento. Io sono un analista divulgatore, non un medico. Questa distinzione è importante e la rispetto. Blocco 4. Strumenti avanzati e biohacking. Ora passo a una parte diversa, più concreta. Ho passato diverso tempo ad analizzare strumenti di benessere alternativi, a confrontarli, a osservarne gli effetti su chi li usa nel tempo ed anche personalmente. Quello che ti porto adesso non è una lista di prodotti da comprare. È una mappa di direzioni possibili, ognuna con la sua logica. Poi ognuno valuta da sé. Detto questo, entriamo nel merito. Primo ambito: la bioenergetica e la protezione elettromagnetica. Ho studiato e analizzato nel tempo i prodotti e i percorsi di Quantum S, un'azienda italiana che lavora su integratori, zeolite, oli essenziali e dispositivi bioenergetici, con un approccio che integra medicina quantistica
e benessere naturale. Non sono farmaci, non sostituiscono nulla, sono strumenti di supporto per chi vuole lavorare sulla propria regolazione psicofisica in modo complementare. In un mondo dove l'esposizione elettromagnetica è strutturalmente più intensa che in qualsiasi epoca precedente, chiedere strumenti di protezione e riequilibrio non è irrazionale, è adattamento intelligente. Se vuoi esplorare cosa offre Quantum S, il link diretto è in descrizione. Secondo ambito: fotobiomodulazione e dispositivi bioenergetici avanzati per uso domestico. Biotech Labs è tra le realtà più interessanti che ho analizzato in questo spazio. Propone una gamma che va dalla fotobiomodulazione, con i loro pannelli e dispositivi LumiPanel e LumiPad per luce rossa a uso domestico, e dispositivi PEMF per campi elettromagnetici pulsati, fino a strumenti di biorisonanza. Sono tecnologie che esistono in ambito clinico da decenni e che stanno diventando accessibili anche in un contesto domiciliare. La fotobiomodulazione, in particolare, cioè la luce rossa tra i 630 e 850 nanometri, ha una base di letteratura scientifica in crescita costante. Effetti documentati sul recupero cellulare, sulla riduzione dell'infiammazione, sul supporto al sistema nervoso. Non è fantascienza, è biofisica applicata. Link diretto a Biotech Labs in descrizione. Terzo ambito: il CBD di qualità. Il mercato del CBD è saturo, prodotti di qualità variabile, concentrazioni non documentate, metodi di estrazione opachi. Per questo, quando parlo di CBD, mi riferisco a un operatore specifico che ho valutato nel tempo: Crystal Weed. Lavora su estratti a spettro completo, infiorescenze di cannabis legale, oli CBD con standard di qualità certificati. Il CBD agisce sul sistema endocannabinoide, un sistema biologico direttamente coinvolto nella modulazione dello stress, del ritmo sonno-veglia e della risposta infiammatoria. Non è un sedativo e non crea dipendenza. È modulazione biologica, non soppressione chimica. Se è un tema su cui vuoi fare approfondimenti, il link diretto è in descrizione. Nessuno di questi strumenti è una scorciatoia. Nessuno sostituisce le pratiche che abbiamo visto prima. Il modello che emerge dall'analisi è sempre lo stesso. Le pratiche gratuite sono le fondamenta. Gli strumenti avanzati, quando ben scelti, sono gli amplificatori. Ma non puoi amplificare qualcosa che non esiste ancora. Prima costruisci la base. Poi, se vuoi, esplori gli strumenti. Approfondimenti e risorse chiave: CDS, DMSO e conoscenza. Quarto ambito: CDS, DMSO e medicina alternativa. Questo è un territorio su cui invito alla massima autonomia di ricerca e valutazione critica. Agualab è un fornitore che ho analizzato nell'ambito della rubrica CDS e DMSO, nonché blu dimetilene, che trovate sul mio blog. Il biossido di cloro e il DMSO sono argomenti su cui esiste un dibattito scientifico aperto e su cui le posizioni ufficiali divergono significativamente da quelle di molti ricercatori indipendenti. Non ti dico cosa pensare, ti dico dove trovare le informazioni, compresi i link e le risorse che ho raccolto sul blog e sul canale Telegram, affinché tu possa formarti un'opinione propria, con tutti gli elementi disponibili. Link Agualab in descrizione. Quinto ambito: la conoscenza come strumento. Macrolibrarsi è la principale piattaforma italiana di risorse su benessere naturale, medicina alternativa, crescita personale e libri fuori dal circuito mainstream. Se sei arrivato fin qui in questo video, probabilmente hai già una propensione all'approfondimento autonomo.
libri, videocorsi, ebook sul sistema nervoso, neuro-wellness, erboristeria, pratiche somatiche. Macrolibrarsi ha probabilmente già quello che cerchi. Trovi il link di Macrolibrarsi in descrizione. Una nota finale su tutto questo. La conoscenza è la prima forma di sovranità. Sapere come funziona il tuo corpo e quali opzioni esistono, al di fuori del percorso unico, è il primo passo per riprendersi il controllo. Io ti offro l'analisi, a te spetta la sintesi e l'azione. Riflessione finale. Prima di chiudere, voglio dirti una cosa che non ti dirà nessun venditore di integratori e che probabilmente nessun medico troverà il tempo di dirti. Il tuo sistema nervoso non è rotto, non è debole, è sovraccarico e c'è una differenza fondamentale. Un sistema rotto ha bisogno di essere riparato dall'esterno. Un sistema sovraccarico ha bisogno di spazio, di segnali, di ripetizione, di pazienza. Quello che stai cercando, energia, lucidità, sonno vero, calma reale, non si compra. Si ricostruisce, pezzo per pezzo, pratica per pratica, giorno per giorno. E la cosa bella è che non devi farlo tutto insieme. Non devi trasformare la tua vita domani mattina. Basta iniziare da una cosa sola, la più piccola che ti sembra fattibile, e osservare cosa succede al corpo nel giro di una settimana, 10 giorni. Chiediti qual è la singola cosa tra quello che hai sentito oggi che risuona di più? Quella sarà la tua porta d'ingresso. Il neuro-wellness non è un trend. È la risposta di una specie biologica a un ambito che ha accelerato troppo in troppo poco tempo. E la risposta non arriva dall'alto. Arriva da ogni persona che decide di fermarsi un momento e ascoltare quello che il proprio corpo gli sta dicendo da tempo. Tu che sei qua fino alla fine, questo mi dice già qualcosa di importante su di te. Conclusioni e spoiler. Se questo video ti ha dato qualcosa di concreto, il modo migliore per approfondire in autonomia è il mio blog. Trovi articoli scritti con lo stesso approccio analitico di questo video. Dati, osservazioni. Nessun dogma. Trovate il link in descrizione. Sul canale Telegram Shop trovi i link diretti a tutti i prodotti e le risorse di cui abbiamo parlato. Quantum S, Biotech Labs, Crystal Weed, Agua Lab, Macrolibrarsi e altri in arrivo. Raccolti con criterio e senza pressione commerciale. Accesso gratuito, link in descrizione. Se questo video ti è stato utile, lascia un like. Non lo dico per l'algoritmo, anche se aiuta. Lo dico perché è il modo in cui mi dici che vale la pena continuare a fare questo tipo di analisi. Iscriviti se non l'hai ancora fatto. Il prossimo video è già in lavorazione ed è il naturale passo successivo a quello che hai sentito oggi. Si chiamerà Vagus Nerve Hack Domestico. Spegni l'infiammazione e il burnout. Se hai trovato valore in questo video, il prossimo sarà ancora più concreto. Non perdertelo. Iscriviti e attiva la campanella. E adesso fai una cosa sola. Prima di aprire un'altra app, prima di controllare il telefono, fai 3 respirazioni profonde. Dentro 4 secondi, fuori 8 secondi, per 3 volte. È il segnale più piccolo che puoi mandare al tuo sistema nervoso, ma è reale ed è tuo. Grazie per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Vuoi scoprire di più? Visita il blog per approfondimenti esclusivi e dai un'occhiata allo shop Telegram con prodotti e servizi dedicati. Iscriviti al canale, lascia un like
Condividi il video e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito. Passione, innovazione e crescita insieme.